Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Aprire le porte della percezione, ampliare la propria coscienza, strappare il velo dell'illusione e scoprire il vero volto della realtà, il significato ultimo dell'universo. Se l'idea vi sembra accattivante, non siete soli. Da sempre l'uomo cerca di liberare la mente dalle sue costrizioni innate. Non è un percorso facile né privo di pericoli, ma come fare? Potreste scegliere la strada più lunga, ossia quella dello studio, la meditazione, la vita monastica, lo yoga, insomma il famoso lavoro interiore su voi stessi. Oppure potreste optare per la scorciatoia delle sostanze psicotrope e accedere a nuove dimensioni della conoscenza assumendo l'ayahuasca o qualche cactus mescalinico. Ma arrivereste mai al punto di prendere il vostro fido trapano a percussione, puntarvelo alla fronte e farvi un buco in testa? La trapanazione è stata praticata fin dal Neolitico. Era una procedura relativamente comune, con la quale si cercava di far scappare gli spiriti maligni dalla testa del malato. I nostri antenati erano convinti che praticare un foro nel cranio potesse curare da emicranie, epilessia o disordini mentali. Questo tipo di intervento chirurgico divenne davvero popolare nel Medioevo. La percentuale di sopravvivenza era sorprendentemente alta. Molti dei teschi medievali trapanati mostrano infatti delle ricrescite ossee lungo il bordo del foro, segno che il paziente era sopravvissuto e la ferita aveva cominciato a guarire. Si è calcolato che 7 persone su 8 fossero in grado di riprendersi dalla trapanazione cranica, quindi al di là dell'effettiva efficacia si trattava di un intervento tutto sommato meno pericoloso di quanto si potrebbe pensare. 1964. I 3 protagonisti della nostra storia si chiamano Bart, Amanda e Joy. Bart Hughes, un giovane studente di medicina olandese che non aveva mai finito gli studi per via del suo uso di stupefacenti, pubblica un incartamento underground dal titolo Il meccanismo del volume del sangue al cervello, conosciuto anche come Homo sapiens correctus. In questo breve ma psichedelico saggio, Hughes sostiene che il cervello del bambino sia così ricettivo perché le ossa del suo cranio sono ancora elastiche. Secondo l'autore, la fontanella, l'apertura sulla cima della testa di un neonato, permette al cervello di respirare, ossia di gonfiarsi e sgonfiarsi con una sua propria pulsazione, sostenendo così la pressione del sangue proveniente dal cuore. Crescendo, però, la fontanella si salda e le ossa si solidificano. Il nostro cervello rimane così intrappolato e costretto in una vera e propria prigione. Praticando un foro nel cranio, sostiene Hughes, si allenterebbe la pressione del cervello, dandogli una via di sfogo in modo che ritorni a respirare. Questo porterebbe a un ampliamento della coscienza senza precedenti, oltre a uno sballo permanente, come se si fosse sempre sotto l'effetto di una droga meravigliosa. A favore di Bart Hughes bisogna dire che credeva davvero nelle sue teorie e non si limitò a predicarle, ma l'anno successivo, nel 1965, procedette a praticarsi un foro nella fronte con un trapano. Secondo il suo stesso resoconto, l'operazione durò 45 minuti, ma per togliere il sangue dalle pareti ci vollero 4 ore. La figura di Hughes, con le bende che coprivano l'impressionante foro praticato all'altezza del terzo occhio, cominciò a diventare abbastanza popolare. Vero e proprio guru della trapanazione, auspicava che gli ospedali la praticassero gratuitamente e sperava che in un futuro non troppo lontano il buco in testa venisse praticato a tutti a un'età stabilita per legge, in modo da creare un'umanità evoluta e sensitiva. Forse starete pensando che in un mondo normale nessuno darebbe credito a qualcuno che sostiene delle teorie pseudoscientifiche così estreme e che per seguirle si è addirittura trapanato la testa. Ma il nostro non è un mondo normale.
E men che meno lo era quello dei favolosi 60s, in cui la psichedelia, il cui significato letterale è proprio quello di liberare la mente, era considerata uno degli scopi dell'esistenza. Bart Hughes cominciò con il reclutare un primo adepto, l'inglese Joy Mellon, un giovane hippie che si dedicava con passione agli allucinogeni. Mellon gli fece conoscere un'altra giovane inglese, Amanda Fielding, che si interessava di religione, psicologia, fisiologia e stati alterati di coscienza. Fra Amanda e Bart scattò subito la scintilla della passione e assieme i due convinsero il povero Joy Mellon a provare l'autotrapanazione. Ma se il guru e pioniere aveva utilizzato un trapano elettrico, lui avrebbe dovuto usarne uno a mano, perché era fondamentale, sempre secondo Hughes, convincere le autorità che anche le popolazioni del terzo mondo avrebbero potuto godere della tecnica. E Joy, che forse non aveva molta personalità, ma di sicuro non mancava di buona volontà, provò a farsi un buco in testa con un trapano a manovella. Non ci riuscì, forse anche a causa della quantità industriale di LSD che si era calato per calmare i nervi. Mellon ci riprovò per altre 4 volte nell'arco dei 4 anni successivi, talvolta assistito da Amanda, che nel frattempo aveva lasciato Bart e si era trasferita a vivere da lui. Il resoconto dei suoi tentativi è piuttosto tragicomico. Una volta, strafatto di LSD, si era trapanato fino a svenire ed era stato ricoverato d'urgenza. Un'altra volta aveva sentito un sacco di bolle correre dentro la testa. Eppure, visto che l'estasi prevista non arrivava, aveva concluso che il buco praticato doveva per forza essere troppo piccolo. Deciso ad allargare il foro, ci riprovò ancora, ma questa volta il trapano si ruppe. Joy dovette interrompere l'operazione a metà, andare a chiedere a un vicino di riparargli l'utensile e poi riprendere il lavoro. Infine, dopo tanti tentativi andati a vuoto, Mellon riuscì finalmente a completare per bene l'operazione. Dopo essersi bucato la testa, a suo dire venne travolto dal più grande e potente sballo della sua vita. Amanda, dal canto suo, aveva fatto tesoro degli errori del compagno. E quando 3 mesi dopo decise di provarci anche lei, la sua fu un'operazione sopraffina. Si fece riprendere da Joy durante la trapanazione e il filmato del 1970, intitolato Heartbeat in the Brain, divenne un piccolo cult underground ed ebbe una certa eco negli ambienti artistici che la Fielding frequentava. Anche Amanda aveva provato quello sballo straordinario di cui parlavano Mellon e Hughes. Aveva ampliato la sua coscienza, aveva liberato la sua mente. In realtà la Fielding è sempre stata un po' più ambigua riguardo ai risultati della sua trapanazione. Ha sempre continuato a sostenerne i benefici con convinzione, ma ha anche sempre sottolineato la soggettività delle sue posizioni. E a onor del vero bisogna ricordare che questi 3 fautori dei buchi in testa hanno sempre sostenuto la trapanazione, non l'autotrapanazione, a cui hanno fatto ricorso soltanto perché non hanno mai trovato un chirurgo che li aiutasse. Dopo 28 anni assieme e 2 figli, Amanda Fielding e Joy Mellon si separarono. Risposati, ognuno di loro convinse il rispettivo nuovo coniuge a farsi trapanare. In tutto le persone trapanate al mondo dovrebbero essere circa una ventina. Fino a qualche anno fa era attiva anche una Church of Trepanation, con sede in Messico, che proponeva per un modico prezzo una trapanazione operata da un chirurgo compiacente. Oggi si è trasformata in un più sobrio gruppo per la trapanazione, che si limita a sostenere i benefici di questa pratica. Di Bart Hughes, il pioniere dei buchi in testa, non si seppe più molto. Dopo aver pubblicato un'autobiografia nel 1972, si ritirò a fare il bibliotecario ad Amsterdam fino alla morte nel 2004. Anche Mellon scrisse un libro prima di ritirarsi a vita privata, mentre Amanda Fielding si candidò alle elezioni parlamentari britanniche per 2 volte nella lista Trapanazione per la Sanità Nazionale. In seguito aprì un'importante fondazione, a tutt'oggi molto attiva, per lo studio delle sostanze psicoattive e per la riforma delle normative in fatto di stupefacenti. La rivoluzione psichedelica degli anni 60, pur con tutte le droghe e i soggiorni spirituali in India, non ha purtroppo portato a nessuna clamorosa evoluzione della mente umana e oggi possiamo sorridere di chi è arrivato addirittura a trapanarsi il cranio alla ricerca di improbabili illuminazioni. Eppure questo desiderio di trascendenza rimane uno dei simboli più genuini di un'epoca davvero irripetibile, in cui il mondo finalmente sembrava sul punto di cambiare e in cui tutto pareva possibile.
Allora Luca, hai preparato qualcosa di curioso per noi oggi? Sì, assolutamente. Un oggetto che proviene dall'Africa è veramente unico. Adesso il mio assistente Roman ce lo porta. Ecco. Sembra un feticcio imbottito. Esattamente, è un feticcio reliquiario che viene dall'Africa, dalla Repubblica Democratica del Congo. Perché è così particolare, così speciale questa scultura, questo oggetto? Perché all'interno c'è lo sciamano del villaggio, ok? Quando moriva una persona, un dignitario, uno sciamano, i suoi resti, alcune delle sue ossa, venivano inserite in questo feticcio, ricoperte con delle fibre vegetali e poi alla fine veniva messa questa pelle. Questi segni, Ivan, che vedi qui, sono i tatuaggi che lo sciamano aveva in vita. Molti tatuaggi voleva dire anche molta esperienza e molto potere. In più ci sono delle altre figure, degli altri segni che servivano per un buon viaggio nell'aldilà. Inoltre ha una calotta rossa che indica proprio il grado di dignitario. La cosa particolare anche da notare sono la posizione delle braccia. Una indica il cielo e l'altra la terra. Dunque lui, lo sciamano, fa proprio questo passaggio tra la divinità e il popolo. Ma come si chiamano questo tipo di feticci? Si chiamano gnombo e pensa che avevano la grandezza, addirittura potevano arrivare a 3 metri d'altezza. C'è il famoso artista Baselitz, un artista contemporaneo che ha una vasta collezione di questi feticci. Ma quindi come hai fatto a renderti conto che veramente ci sono delle ossa qui dentro? Sì, e qui c'è la storia Wunderkammer vera, in pratica, perché io l'ho comprato per la sua bellezza, questo oggetto mi parlava, mi comunicava qualcosa, non l'avevo mai visto, però dopo un po' di tempo un esperto francese mi ha detto: ma sei sicuro che sia veramente antico? Perché negli anni 50 poi li facevano anche per i turisti. E io ho detto: non lo so. Lui mi ha detto: c'è solo un modo per capirlo, bisogna vedere se all'interno del feticcio, come di qualsiasi reliquia, c'è l'osso dello sciamano. Dunque siamo andati con questo feticcio all'ospedale di Arezzo a fare un attack. Ti lascio immaginare l'ilarità di tutto il personale. E per fortuna siamo riusciti a trovare, cercando, delle ossa. E infatti adesso Roma ci porterà i raggi X, insomma, dove qui si può vedere assolutamente che all'interno abbiamo trovato questi elementi. Dunque possiamo dire con sicurezza che si tratta di un vero gnombo, di un vero feticcio reliquiario antico. Il Sourdough Cocktail Club a Dawson City, in Canada, è divenuto celebre per il suo particolarissimo rituale di iniziazione. Per essere ammessi nel club bisogna superare una prova che consiste nel bere un drink in cui è immerso un autentico alluce umano. Le regole stabiliscono che affinché la prova sia superata, il dito deve tassativamente toccare le labbra dell'aspirante membro del club. Secondo la leggenda, tutto ebbe inizio nel 1973, quando, mettendo ordine in un capanno, il capitano Dick Stevenson ritrovò un barattolo di alcol contenente l'alluce di un contrabbandiere di rum degli anni '20, un certo Louis Lincoln, che a causa del gelo aveva dovuto farselo amputare da suo fratello. Il capitano Stevenson, assieme ai suoi compagni di bevute, diede inizio alla tradizione, ma il dito originale durò soltanto 7 anni, prima di venire inghiottito per sbaglio nel 1980. Da allora, tra furti e altre ingestioni accidentali, il club ha dovuto sostituire circa una dozzina di alluci. Per fortuna non sono mai mancati i generosi donatori, che avendo perso per qualche motivo un dito del piede, hanno deciso di regalarlo per continuare la nobile tradizione del Sourdough Cocktail Club. Questa puntata conclude la prima stagione di Bizzarro Bazzar. Potete seguire le mie esplorazioni su bizzarrobazzar.com, su Facebook, Instagram e Twitter. Se vi siete persi qualche episodio potete recuperarlo su questa playlist. Non dimenticate di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui nuovi video. Spero vi siate divertiti e mi raccomando...